Hai mai sentito parlare di birra viva? È un concetto che negli ultimi anni soprattutto ha preso molto campo, ma cosa significa veramente questo termine? Tipo che quando torno a casa la chiamo, lei si stappa e si versa da sola nel bicchiere? Niente di così fantascientifico, è semplicemente un termine che si adopera per indicare la presenza di microrganismi all'interno di questa, ovvero i lieviti. Li scopriamo insieme dopo la dimenticavo, se volete saperne anche altre iscrivetevi al canale. Adesso sigla! Intanto per lievito di birra si intende un fungo microscopico formato da colonie ed ottenuto per fermentazione. In particolare le cellule del lievito vengono coltivate su un substrato idoneo sul quale queste si moltiplicano per migliaia di volte. Lo scopo principale del lievito è quello di trasformare gli zuccheri forniti dal birraio attraverso i processi produttivi in alcol e anidride carbonica. Legandoci al video sugli stili birrari, del quale vi riporto il link qui in alto se ve lo siete perso, avevamo iniziato a parlare di questi dividendoli in due macro categorie, le ale e le lager. E ciò che contraddistingue queste due è proprio la tipologia di lievito impiegata per produrle. Perciò parleremo di Saccharomyces cerevisiae per le ale ad alta fermentazione e il Saccharomyces carlsbergensis per le lager a bassa fermentazione. I primi di questi caratterizzano la tipica fermentazione che troviamo anche in natura, agendo ad una temperatura dai 12 ai 24 gradi centigradi. I secondi invece avviano la fermentazione a temperature più basse, comprese dai 7 ai 13 gradi centigradi, e durante il processo fermentativo lavorano nella parte bassa del mosto. Questi lieviti furono scoperti per caso nel sud della Germania da birrai che usavano far maturare le proprie birre nelle grotte alpine. Ma esiste una terza categoria di lieviti nella produzione brassicola e questa comprende tutta la parte delle fermentazioni spontanee. In questa particolare categoria il birraio non inocula alcun ceppo di lievito, ma lascia fermentare il mosto ai batteri presenti nell'aria. Tra i vari lieviti che possiamo trovare vi sono i Lactobacillus, che rilasciano acido lattico, e i Brettanomyces, che producono acido acetico. Questa tipologia di birre prende il nome di lambic e costituisce una categoria a sé stante nel mondo brassicolo. Inoltre richiede una grande esperienza e attrezzature e materie prime diverse da quelle che si usano per i tradizionali lieviti da birra. Come molti di voi già sapranno, la birra artigianale, tra le tante caratteristiche, si distingue anche per il fatto che non subisce il processo di pastorizzazione. Questo consiste nel portare la temperatura della birra a 60 gradi per una ventina di minuti, in modo da eliminare gran parte dei microrganismi, tra cui purtroppo anche i nostri amati lieviti. Quindi più che viva potremmo definirla morta o in fin di vita, mi pare il modo giusto per uccidere una birra, insomma. Beh, in parte questo purtroppo è vero, perché anche se aumenteremo il termine di consumo del prodotto e questo avrà perciò una vita più lunga, dall'altra con il processo di pastorizzazione comprometteremo gran parte delle sue proprietà organolettiche. Un motivo in più per bere birra artigianale. Vi ringrazio per l'attenzione e spero di avervi introdotto più chiaramente possibile il quarto ingrediente per birrificare. E se vi va, in un altro video magari potremo vedere insieme quale tipologia di lievito è meglio utilizzare per le vostre ricette. Vi aspetto come sempre qui al birrificio La Foresta, al prossimo video!